Spesso quello che frena tanti è l'approcciarsi ai nodi di ConfUI e dover capire i workflow, dover capire che nodi mettere e tutto quanto. Infatti l'interfaccia che ha permesso la diffusione maggiore di questi modelli fu Automatic 1111, che si basava su Gradio, un'interfaccia fatta a menu che non aveva nodi, che non aveva niente di tutto questo e che aiutava veramente tanti a capire come generare, come impostare i modelli, come fare le immagini e tutto. Ma ogni tanto qualcuno torna a usare Gradio, torna a rifare interfacce di questo tipo e infatti oggi vedremo come generare con One 2.1 e tantissimi altri modelli collegati ad esso, e anche ottimizzata particolarmente per le GPU che non hanno tantissimi giga di VRAM. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. So benissimo che tantissimi di voi non amano minimamente ConfUI, continuano ad usare Automatic 1111 o Forge perché si trovano più comodi, perché ci sono i menu e non bisogna per forza sapere di workflow, di link da collegare, di nodi e tutte queste cose qui. Quell'interfaccia nella sua base si chiama Gradio e tanti l'hanno usata per fare delle interfacce per generare con l'AI. Come dicevo prima, Automatic, Forge, Focus, e a questo giro ne vediamo un'altra che è specializzata nel generare con One 2.1 e tanti modelli che sono strettamente legati a questo modello principale. Questa interfaccia si chiama One 2GP, che è l'abbreviazione di One 2.1 GPU Pure, perché ha delle ottimizzazioni per permettere di generare con One 2.1 usando delle schede video o comunque un sistema che non ha enormi potenzialità, quindi abbassando la richiesta di VRAM grazie a dei profili che si possono impostare. Tutto questo semplicemente da un'interfaccia assolutamente user friendly. Quello che non è user friendly è però l'installazione. Allora, preciso da subito, in questa guida non vi farò vedere come si installa con Pinocchio, perché io personalmente in Pinocchio non ci trovo niente di interessante, nel senso che, vi spiego meglio, queste sono cartelle spesso clonate da repository di GitHub, vi danno una libertà totale di gestirle come volete voi. Se nel mezzo ci mettete qualcosa che vi costringe a stare in un ambiente suo, dal mio punto di vista è un perdere una libertà nel gestire queste cartelle che non sono più portable ma diventano sotto un sistema che vi costringe a fare determinate cose. Oltre a questo, Pinocchio in sé può avere problemi al di là della cartella che avete messo poi successivamente, e in queste situazioni io non so come aiutarvi perché non lo uso Pinocchio. Oggi vedremo come installarlo manualmente. Questo complica ovviamente le cose e non permette di avere determinate altre cose, e ve le riassumo, ovvero l'installazione diventa un pochettino più lunghetta, ma niente di così incredibile, ma il Sage Attention non funziona, almeno io non sono riuscito a farlo andare. Se poi qualcuno è riuscito e vuole condividere la sua esperienza, però con le informazioni che danno e chiedendo aiuto anche sulla loro pagina di GitHub non sono stati molto d'aiuto. Ma non giriamoci troppo intorno, andiamo a vedere subito il procedimento per creare la cartella in locale senza usare Pinocchio e per poter usare One 2GP sul vostro sistema. Eccoci allora sulla pagina GitHub di One 2GP, che è l'abbreviazione di One 2.1 GPU Pure, che dovrebbe essere una versione dedicata principalmente a chi ha una scheda video con pochi giga di VRAM, ma in realtà è utilizzabile da tutti, anche perché vedremo che al suo interno ci sono diversi profili impostabili, sia in base a quanta VRAM avete, ma anche in base a quanta RAM. La cosa che può aiutare molto è il fatto che sia un'interfaccia e non dei nodi in ConfUI, perciò se non vi piace usare ConfUI potete orientarvi su questa interfaccia per generare con One 2.1. Vediamo che ci sono varie versioni, siamo già arrivati alla 4.5, vengono aggiunte molte cose, all'interno poi vedremo che si possono fare tantissime tipologie di generazioni con tantissimi modelli legati a One 2.1. Ovviamente non li vedremo tutti, a questo giro vediamo come riuscire a installarla, perché se scendiamo, prima di arrivare all'installazione abbiamo però le caratteristiche. Secondo il creatore, che è Deep Beep Meep, c'è una riduzione di RAM e di VRAM richieste per generare, è molto più veloce a fare la compilazione e a caricare e a scaricare i modelli. Ci sono diversi profili, come dicevo prima, in base alle combinazioni di RAM e VRAM che avete. I modelli si scaricano da soli, è l'interfaccia Gradio, qualcosa che assomiglia a Forge, ad Automatic 1111 o anche FramePack se avete visto la guida.
guida. Si possono fare più generazioni con più prompt, supporta molteplici pre-trained LoRa con meno di 32 GB di RAM e sull'ultimo punto non sono molto convinto sinceramente, perché in sostanza obbligano a installare Pinocchio e come ho detto all'inizio io non lo voglio installare Pinocchio perché il bello di avere un repository è di poter gestire le cartelle singolarmente, il più distaccate possibile dal sistema. Il dover passare da un'altra applicazione che a sua volta può darmi degli errori complica le cose soltanto, secondo me. Perciò se voi volete fare la cosa semplice installatevi Pinocchio, ma questa guida non è fatta per le cose semplici e non sono quelle che vado a cercare io volevo installarlo per conto mio. La seconda problematica è che lo sviluppatore, da quello che ho capito e da quello che ho letto, principalmente sviluppa su Linux e non testa molto su Windows. Molte delle cose dovranno essere sistemate successivamente. Si arriverà comunque a generare, ve lo dico, però bisogna fare qualche cambiamento. Partiamo allora dall'installazione. Lui ha diviso fra quelli che hanno una scheda video fino all'RTX 40 e quelli che hanno l'RTX 50. Cosa in realtà va a cambiare veramente? I torch che fa installare, perché con la serie 50 sappiamo che bisogna mettere i 2.7.0 e lui consiglia i CU 128. Questo va a influenzare poi l'installazione del Sage Attention. Lo dico fin dall'inizio, il Sage Attention a me non funziona su questa web UI perché su Windows è molto difficile installarlo e farlo andare. In FramePack, se avrete visto la guida, si riesce a installare senza neanche tanti problemi Sage Attention 1. Cosa differisce l'1 rispetto al 2? Questo l'ho scoperto andando a vedere le releases, che è questo collegamento qui, senza prendere il pezzo dopo, e cioè il Sage Attention versione 1 si differenzia perché usa Triton ma non usa CUDA, mentre Sage Attention 2 ha sia Triton che CUDA kernels. Però vedremo dopo anche nell'interfaccia che lo stesso sviluppatore in realtà li sconsiglia perché abbassano la qualità della generazione. Aumentate la velocità ma perdete qualità, un po' come il T-Cache. Io ve lo faccio vedere comunque come si mette su secondo le indicazioni, ma ve lo dico in anticipo, a me non funziona e non sono riuscito minimamente a farlo andare. Se poi qualcuno di voi è riuscito a farlo andare come l'ho installata io, magari scrivetelo nei commenti, così aiutiamo tutti a farlo andare. Però leggete questo pezzo qua che sia Sage Attention 1 che 2 supportano dalle serie RTX 30 a salire, mentre se avete RTX 20 o più vecchie non sono supportate. Torniamo sulla pagina di One 2 GP. Dobbiamo clonare la cartella e se state partendo da zero e non avete mai usato queste web UI o non avete mai usato Git, dovete installarlo semplicemente andando sulla pagina Git, questo sito che poi ovviamente vi linko in descrizione come tutto il resto. Voi da qui fate download for Windows e fate Git for Windows x64, lo installate, andate sempre avanti. Non vi faccio vedere l'installazione in particolare perché per come lo uso io, solo per usare i comandi Git basta che lo installate così com'è senza modificare niente in particolare. Se poi avete necessità particolari leggetevi le varie pagine e modificatele di conseguenza. Una volta installato potete lanciare i comandi Git dal prompt dei comandi. Copiamo questa riga e andate nella cartella dove volete avere la cartella di One2GP. Io lo farò provvisoriamente sul desktop. Faccio tasto destro, nuovo, cartella provvisoria e qua dentro la apro, vado nella barra degli indirizzi e scrivo cmd. Quando fate questo comando e date invio, lui vi apre il prompt dei comandi dentro la cartella dove siete. Ora dobbiamo incollare quel comando e basta che fate tasto destro. Vi copia tutto, fate invio e se tutto va bene con Git vi clona il repository identico a come lo vedete su GitHub. Infatti se noi andiamo su GitHub e saliamo su con la cartella aperta, se entriamo dentro vedrete le stesse cose. Ora torniamo alla spiegazione. In questo punto lui dà per scontato che venga usato Conda. Ora siccome io non sviluppo e non ho bisogno di continuare a creare ambienti virtuali e probabilmente con Conda vi permette di fare più cose, ma non voglio installare un programma in più, perciò voglio fare un'installazione minimale completa. Questa cartella la possiamo creare semplicemente con Python già installato. Ovviamente prima dovete installarlo. Lui consiglia questa versione. Vedete, con Conda è possibile dirgli fammelo con Python in questa versione. Di base con Python non si può fare questa cosa. O installate questa versione qui o comunque state sulla 3.10. Credo che le versioni dopo la 10.9 vadano tutte bene. Io ho la 3.10.11 e non ho dato problemi. Però andiamo sul sito di Python, qua andate in downloads e qua sotto fra tutte le varie versioni cercate la 3.10.9. Eccola qua.
cliccate sopra, scendete qua sotto e vedete tutte le versioni, scaricate la 64 bit e le installate. L'unica cosa che dovete fare molta attenzione è di selezionare il path, in questo modo lo installerà come path di sistema e questa cosa è importante perché altrimenti vi farà altri problemi più avanti. Se voi installate più versioni di Python, quella che lui userà per fare la cartella venv sarà quella impostata come path. Qui diventa complesso, io non vi consiglio di avere più versioni di Python, anche perché generalmente queste web UI hanno già tutto quello che serve all'interno. Questa web UI in particolare non è stata fatta benissimo, perché dovrebbe essere già tutta pronta. In realtà dovete fare voi un sacco di passaggi per sistemare i problemi, però vabbè. Una volta installato possiamo creare la cartella venv, ma non useremo questi comandi, ne useremo altri con Python. Perciò da qui dobbiamo entrare dentro la cartella e facciamo cd 1.2gp invio, siamo dentro. Ora, sempre seguendo i comandi che trovate in descrizione, facciamo il primo, python-m venv, e la chiamiamo 1.2gp, dato che qua la chiama 1.2gp, chiamiamolo uguale, ma in realtà da quel che ho capito è indifferente come chiamate la cartella venv, l'importante sono i file dentro. E diamo invio, e lui dentro la cartella ci sta creando la cartella 1.2gp con dentro tutti i file che servono di Python, che ovviamente saranno con la versione di Python che avete installato. Ok, ce l'ha fatta. A questo punto dobbiamo attivarla. Anche qua non c'è il comando per attivarla, ma vi dico io qual è. Vi diciamo one script activate e qua a fianco deve venire il nome della cartella fra parentesi. In questo modo è attivata. Tutto quello che farete adesso con i comandi lo farà all'interno della cartella, perché se voi non la attivate installate le cose a sistema e questa cosa non serve, perché altrimenti poi non vi va l'interfaccia, perché non trova quel che gli serve. Primo passaggio, abbiamo i PyTorch. Allora qua si apre un piccolo mondo. Secondo me dovete capire cosa volete, se testare e provare a installare Sage Attention oppure ve ne fregate e installate direttamente i PyTorch nell'ultima versione, perché ci sono un po' di incompatibilità. In ogni caso considerate una cosa, se voi cancellate questa cartella qui e rifate il passaggio, ripartite da capo, quindi si può sempre rifare la cartella venv, quello non è un problema. Ovviamente vi riscaricherà tutto, dovrete rifare tutto. Vediamo le versioni. Se io torno sulla pagina di prima dove ci sono le releases e vado qua sotto, questa è l'ultima versione, la 2.1.1, se voi scendete qua sotto e aprite tutti gli asset disponibili, dovete far combaciare tre cose in particolare, ovvero il CU, che è i CUDA, con i torch, che sono proprio i PyTorch come vengono segnati, e il Python che avete voi installato. Ora, se noi cerchiamo 2.6.0, vedete che c'è la possibilità di installarli CU 124, 126, ma non 128. C'è per tutte le tipologie di Python, anche dalla 3.9, la 3.10, 11, 12, 13, però ovviamente dovete scegliere fra 124 e 126, che questo in realtà dà la massima compatibilità ed è consigliabile stare sui 126 soprattutto. Ma mettiamo il caso che voglia andare sulla 2.7.0, c'è solo 128, non c'è in versione CU 126 e CU 128 non è detto che sia compatibile con molte schede video, però è anche vero che, come spiega qua sopra, quelle RTX 20 o più vecchie non sono supportate. Di conseguenza, perché tutta questa spiegazione? Perché se voi mettete i PyTorch 2.7.0 siete costretti ad andare sui CU 128 se volete usare o provare a installare Sage Attention successivamente. Di conseguenza, se non avete un RTX 50 conviene rimanere sui 2.6.0, ma come dicevo prima, questo è se volete installare Sage Attention. Se ve ne fregate di Sage Attention, voi potete mettere i 2.7, anche scegliere un'altra versione di CU. Spero che questa cosa sia chiara. Allora, partiamo a mettere i PyTorch. Allora, io ho tutto il mio file con scritto quello che trovate in descrizione. Partiamo dalla versione dove installeremo il Sage Attention e abbiamo questo comando. Adesso vi spiego perché è così. Allora, se voi andate sul sito dei PyTorch e qua fate Get Started, poi andate in Previous PyTorch Version, trovate tutti i comandi delle vecchie versioni. Se guardate qua, vi dà questo comando per i CUDA 126, pip install torch con gli uguali e poi l'index, ma se voi usate questo comando adesso va in errore. Allora, dopo un po' di prove ho capito che bisogna darglielo così, dove gli dico le versioni giuste e successivamente gli viene detto questo typing extension 4.12, perché la versione che cerca lui 4.10 non le trova, sono stati tolti dal repository dove ci sono tutte le varie cose collegate a questi torch. In questo modo viene installato.
facciamo invio. Lui scarica tutti i file che gli servono, non dovrebbe fare errori, dovrebbe trovare tutto quello che deve installare. Se proprio non riesce a installare qualcosa si ferma del tutto e non va oltre. Adesso vedete sta scaricando 2 giga e mezzo. Torniamo sull'altra pagina così almeno abbiamo il nero dietro. Ok, terminato, ci ha messo un pochettino, quindi lasciatelo fare finché non arriva qui col puntatore che lampeggia. Vedete, ha installato con successo tutto quello che gli abbiamo chiesto. Se torniamo sulla pagina GitHub, vedete, lui dava questo comando che teoricamente dovrebbe funzionare, ma non funziona se fate solo così, vi fa un errore. Poi non so se è un qualcosa che è successo in questi giorni, in realtà dovrebbe funzionare, perché mi ricordo che questo comando andava in questo modo, quindi dovrebbe funzionare così, cioè che basta dirgli la versione del torch e lui di conseguenza dovrebbe adeguarsi sulla versione del CU messo dopo. Io al posto del CU 124 però gli ho messo il 126 per farlo un pochettino più recente, ma questo non cambia in realtà. Anche perché vedete c'è una discrepanza qui. Lui gli dice di installare il CU124 ma poi gli dice di installare il Sage Attention CU126. Non dovrebbe essere così, devono essere paritari come versione. Secondo punto, dobbiamo installare i requirement. Altro problema anche qui. Andiamo nella cartella. Fatto così, se lo lanciate si ferma poi quando avviate la web UI, perché non gli piace l'ultima versione di Onx Runtime GPU. Dobbiamo fare doppio 2 punti e dirgli che va bene la versione 1.20.2. In questo modo lui installerà tutto quello che cerca e a questo giro invece di mettere l'ultima metterà la 1.20.2. E potete copiare anche questo comando qui, ma comunque li trovate in descrizione. Sempre con la cartella attivata, non chiudete il prompt e rifatelo, perché dovete essere in questa cartella attivata. Tasto destro, facciamo invio. Lui guarda questo txt, guarda tutto quello che manca nella cartella e lo installa. Ovviamente si collega a internet per fare questa cosa. Ecco, vedete, in questo caso sta scaricando proprio quello che ci serve a noi, la 1.20.2, perché lui in txt vede proprio Onx Runtime GPU alla 1.20.2, la trova per Python 3.10 e va, la installa. Considerate che tutta questa installazione chiede molti download da fare, più avanti molti download tanto pesanti perché deve scaricare i modelli, perciò fatelo in un momento in cui potete scaricare e con una buona connessione. Per fortuna comunque tutti questi repository viaggiano molto veloci e almeno su quello, se avete una buona connessione, va molto veloce. Ok, ce l'ha fatta, ci mette un pochettino e poi vi dà questo risultato. Qua potete anche ignorarlo perché vi dice guarda che il pip, che è colui che si occupa di installare i pacchetti, non è aggiornato all'ultima versione, ma se proprio volete fare questa cosa copiate questa parte qui, la incollate, gli dite invio e lui aggiorna anche il pip, così avete aggiornato anche quello. Però non cambia nulla, potete anche non farlo. Ok, andiamo al passaggio di Sage Attention. Prima installazione, indifferentemente dal fatto che mettete l'1 o il 2, dovete fare pip install Triton Windows. Torniamo di qua, incollo e faccio invio. Ci mette un attimo a installare questo e l'ha fatto. Ora scegliete quale fare, tanto non andrà nessuno dei due, però nel caso funzioni, vedete voi qua dà dei numeri, delle statistiche. È vero, velocizza molto la generazione, però come dicevo prima, dallo stesso sviluppatore viene detto che peggiora la qualità, che non è neanche consigliato. Di conseguenza non so quanto perdita sia non poter usare Sage Attention. Facciamo che installiamo la versione 2. Io vedendo questo collegamento ho deciso di cambiarlo, ma vi posso dire che ho fatto tante di quelle prove che non va in nessun caso. Avevo anche aperto un issue a questa pagina, sono stato circa aiutato, in realtà ho scoperto tutto da solo come sistemare queste cose, dopodiché lo sviluppatore ha chiuso il thread e finita così, ma non avevo risolto. Va bene. Ovviamente, come dicevo prima, probabilmente installando Pinocchio fa tutto lui, ma siete dentro l'ambiente di Pinocchio. Io non volevo avere quell'ambiente lì e volevo la mia cartella. Torno di qua, lo incollo e gli dico guarda che mi devi installare Sage Attention 2.1.1 CU126 come abbiamo installato prima, 2.6.0 i torch, ok, per Python 3.10. Faccio invio, lui scarica il pacchetto e dopodiché lo installa e lui dice perfetto, installato. E magari installato l'ha installato, ma poi in realtà purtroppo non va. E siamo arrivati alla fine, perché tutte queste altre cose sono opzionali sia per Linux che anche il Flash Attention, ma in ogni caso vedete è sempre più complicato su Windows. Se avete Linux, da quello che ho capito, è tutto molto più semplice, ma Windows non è che non digerisce lui queste cose, è che non sono state fatte bene per Windows, perché se fossero implementate come le altre cose si installerebbero senza problemi, ma probabilmente chi sviluppa
Sage Attention, Triton e tutti gli altri non ha molto in considerazione Windows, e non so perché sinceramente, ma spero che un giorno arriveremo a questa soluzione. A questo punto possiamo avviare la web UI, però prima di passare all'avvio volevo un attimo rifare un riepilogo di questo passaggio, ovvero tutto questo giro io l'ho fatto per il Sage Attention. Se poi non ve lo usa dopo è anche inutile fare tutto questo passaggio, perché tanto non c'è modo di forzarlo. Probabilmente servono anche delle librerie da installare a sistema, ma come dicevo prima voglio installare il meno possibile a sistema. Se volete evitarvi tutto questo e avere gli ultimi torch installati, allora andate direttamente con il comando che vi metto in descrizione, che è questo. Lui mi installa gli ultimi disponibili. Se anche qua vi fa un errore relativo al type extension, allora glielo copiate e lo mettete qua. In questo modo avete 2.7.0 invece che 2.6, ma vi dico non cambia così tanto, perciò anche se usate questo comando andate bene comunque. Come l'avviamo questa web UI? Se scendiamo qua sotto, lui dice fai python wgp.p e lo avvii, e a me non funzionava per un semplice motivo, che se non me lo dici che devo attivare la cartella non è così scontato. In tutte le web UI fatte come Dio comanda questa cosa viene fatta dallo sviluppatore, ti fanno un bet che si avvia, ma siccome, come dicevo, questo sviluppatore non pensa a Windows ma fa solo per Linux, probabilmente se ne è abbastanza fregato di fare un bet, di fare qualcos'altro. Allora me li sono creati io, ma vi faccio vedere come vanno fatti. Perciò abbiamo il wgp.bet che deve avere solamente questo codice dentro ed è da creare nella cartella principale qua dentro. Dopodiché ho fatto anche l'update che quando lo lanciate vi fa il git pull e controlla che la cartella sia aggiornata. Io questi due file li ho fatti come txt, ve li metto ovviamente in descrizione. Successivamente li ho convertiti in bet cambiando l'estensione e li vedete qui. Perciò facendo doppio clic su questo lui attiva la cartella e lancia la web UI, mentre quest'altro è da fare prima e fate l'update se la cartella è da aggiornare o meno, ma ovviamente appena fatta non è da aggiornare. Ma siccome abbiamo già il prompt dei comandi aperto e la cartella attivata, facciamo python wgp.p e facciamo invio. Qua ci metto un pochino di tempo, ma non deve farvi errori, deve partire lui a scaricare un po' di cose per potervi farvi usare la web UI. Vi avviso che da questo momento in poi dovete lasciarlo andare e scaricherà dei file, alcuni anche un po' pesantini. Ok, è partito a bomba a scaricare, vedete, alcuni pesano veramente poco, altri 1 giga. Se non sbaglio poi scarica proprio il modello intero e sono diversi giga a quel punto. Non deve farvi errori, se non arriva a questo punto e si ferma prima è perché c'è qualcosa che non gli piace. A me principalmente l'errore lo faceva quel longs runtime che nell'ultima versione non gli piaceva sul mio computer. Fate molta attenzione a dove mettete questa cartella perché fra una generazione e l'altra, fra un download e un altro, i giga iniziano a aumentare in maniera devastante, vi posso assicurare. Veramente in poco tempo superate 50, 60, 70 giga tranquillamente. Ha terminato di scaricare tutto, vediamo quanto pesa questa cartella per farci un'idea. Questa contiene tutto, proprietà, e vedete il conteggio dei giga come inizia a salire già adesso. Torniamo col prompt dei comandi. Da questo link, se voi tenete premuto CTRL e cliccate, vi apre la web UI. Ce l'abbiamo fatta. Impossibile vedere tutti i modelli, ma vedremo l'interfaccia in modo molto veloce. Qui sono tutti quelli che potete utilizzare. Vedete che c'è veramente tantissima roba. C'è WAN 2.1 text to video da 1,3 miliardi di parametri, poi VACE, ControlNet, FAN, EMP image to video, poi c'è il WAN 2.1 versione 14, l'image to video 480, 720, c'è lo stesso modello di prima ma in 14 miliardi di parametri, Recam Master, la versione con lo start land frame, poi c'è anche Skyreel, c'è anche Fantasy Speaking, quello del labiale, insomma un sacco di cose. Al momento non ci sono questi modelli nella vostra cartella, sarebbe bello, ma ogni volta che voi ne selezionate uno e fate genera, lui parte a scaricare i suoi giga che servono. E spesso sono tanti perché sono in base ai miliardi di parametri, in base a quello che fanno. Ora, come potete vedere, non funziona Sage Attention. Io non ho trovato un sistema per farlo andare, non ci sono spiegazioni su Windows come sistemare questa situazione con questa web UI, ma io credo che vada bene anche
SDPA perché usavo questo su ConfUI e va benissimo così. Vediamolo molto velocemente, ma partiamo dal basso, ovvero l'About, ovviamente c'è tutto quello che è relativo a questa web UI. Configuration, questa web UI la stanno aggiornando molto frequentemente, perciò è facile che nel momento in cui la installate non è più la 4.5 vedrete dei menu diversi. Speriamo non vadano a cambiare troppo. Solitamente si lascia vuoto in modo tale che permetta di selezionarli tutti, ma nel caso potete impostare quello che volete voi. Qua potete anche scegliere la dimensione in base se contiene un'immagine, se contiene un video, come deve comportarsi. Ci sono un sacco di cose qui che sono variabili in base a come state generando. L'attention type, vedete che lui dà la priorità. Se trovi il Sage 2 metti quello, se trovi il Sage metti quello, se trovi l'SDPA metti quello. Lui non riesce a trovarli, nonostante io l'abbia installato lui non lo vede, ma vedete qua cosa dice, come dicevo prima. Va il 40% più veloce, ma è significativamente peggiore come qualità. Richiede un'installazione addizionale, è complesso impostarlo su Windows senza il WSL, che è l'ambiente di Linux emulato in Windows, ma si va a complicare la situazione tutto quanto, ma lasciamolo così com'è. Se volete potete testare a installare Flash Attention, ma sono tutte quelle cose che difficilmente funzionano su Windows se non gli state dietro parecchio e se la web UI non è stata creata in un determinato modo, diciamo. Poi vabbè, i metadata, qua ci sono tutte le impostazioni fra come deve mantenere i modelli, fra RAM e VRAM, quanti video tenere prima di una nuova generazione in batch, qua c'è anche il tema, e l'output folder potete dirgli dove mettere le cose generate al di là della cartella output che è già dentro nella sua, cioè se andate qua poi crea automaticamente una cartella output. Se invece andiamo in performance potete impostare un po' tutto come volete voi. Di base è già messo in un modo tale che sia più ottimizzato, vedete c'è lo scaled int 8 che è quantizzato, poi c'è quest'altro per i transformer engine calculation, anche questo modello è già messo in versione quantizzata. Se voi volete le versioni più alte potete sceglierle, questo è solo se avete Linux o l'ambiente su Windows. Vitaling è già messo e qua sotto abbiamo i profili che vi dicevo prima. Così com'è, se non lo cambiate, è fatto per chi ha almeno 32 GB di RAM e 12 di VRAM, e lui lo consiglia se avete poca VRAM e volete generare video più lunghi, ma altrimenti se avete dei profili che rientrano in questi altri settaggi potete lanciarvi un pochettino più in là. Per esempio io nel mio caso potrei fare anche questo, o se no c'è questo qui raccomandato per chi ha più giga di RAM rispetto ai 32, però 48, solitamente ne hai almeno 64, 48 mi sembra un po' un taglio particolare. Insomma, scegliete voi quello che volete. Ovviamente più avete a disposizione hardware e più teoricamente le tempistiche dovrebbero scendere. Download è un tasto magico che voi quando lo schiacciate parte come un ossesso a scaricarvi i LoRa. Fate attenzione perché ne scarica veramente una tonnellata e sono tutti per l'image to video. Io li ho scaricati durante le prove, ma sono veramente tanti e sono alcuni simpatici, altri magari non ve ne fate nulla. Vedete un po' voi se volete scaricarvi, non vi so dire una lista precisa, probabilmente magari sulla pagina dice qualcosa, ma non mi sembra faccia riferimento a tutti questi LoRa che va a scaricare. In ogni caso qua specifica a questo livello sulla pagina. Se mettete dei LoRa per i modelli per la 1.3 o la 14B potete fare delle sottocartelle, chiamarle in questo modo e all'interno mettere i LoRa dedicati in base alle versioni, perché come spiega lui non è detto che un LoRa per la 14B vada bene per la 1.3b, così vi semplifica e potete dividerli in modo più comprensibile. Video Mask Creator serve per creare le maschere video, ma questo forse può servire ad alcuni, non so a quanti possano servire, ma nel caso c'è anche questa pagina. Information vi dà un po' l'idea di come può essere utilizzato. Ha questa risoluzione per 80 frame 5 secondi, chiede 8 GB di VRAM. Non consiglia di fare video più lunghi di 8 secondi, ma secondo me un po' utopia fare 8 secondi significa lasciarlo lì per veramente tanto. E ok che consuma poco, ma le tempistiche non sono così fantastiche. Ovviamente è generazione video. Ora abbiamo questo modello selezionato, qui troverete i LoRa che avete messo, se non li vedete ovviamente fate refresh e lui cerca nella cartella che è questa qui, LoRa per quello normale e LoRa per image to video. Qui sotto abbiamo il prompt, qua lo scrivete come volete, sempre il solito prompt di 1.2.1.
però vedete che ogni nuova linea genera un nuovo video. Se voi mettete il cancelletto è un commento, cioè se io qua vado a capo e scrivo un'altra cosa è un nuovo video che mi genera. Di conseguenza il prompt scrivetelo tutto di fila, anche se mettete i punti ma non andate a capo. Risoluzione, ci sono tantissime combinazioni e sono tutte quelle che possono andare bene a One 2.1, così non dovete impazzire voi a capire che risoluzione fare, con che aspect ratio, che pixel in altezza o in larghezza. Number of frame vi spiega che 16 equivalgono a un secondo. Lui di base mette 81, ma potete variare, metterli anche meno. Fate un po' di test su quanto vi va veloce questa generazione. E gli inference step sono proprio gli step del video. Solitamente si lasciano a 30, ma se volete lanciarvi a fare un qualcosa un po' di più potete aumentarli leggermente, ma non sparate a 90, non serve a niente. Di solito va benissimo a 30. Se volete c'è anche l'Advanced Mode, che vi sblocca alcune cose un pochettino più tecniche. Il seed, se lo lasciate così, è random, quindi a ogni generazione lo cambia. Di base è impostato che per ogni prompt genera un video, ma se volete lanciarvi in questa folle cosa potete metterne quanti ne volete, lasciarlo andare per giorni a generare video. Poi c'è il width and scale, c'è lo shift scale. Anche questi sono settaggi un po' che solitamente si lasciano così, se volete lanciarvi a modificare qualcosa e vedere cosa cambia. E poi c'è il negative prompt, che non è che viene considerato tantissimo, ma se volete, se vi fa qualcosa di strano, volete evitare che faccia qualcosa in particolare, lo mettete qua sotto. E come sempre il negative non è scrivergli non mi fare questo, ma è semplicemente scrivete quello che non volete, seguito dalle virgole. Poi abbiamo i LoRa, che nonostante possiamo caricarli qua, ci permette anche di attivarli qua sotto. Adesso non me li trovo perché non ce li ho. E cambiare anche il multipliers. Se noi torniamo sulla pagina, qua vi spiega un po' come farli. Potete mettere per ogni LoRa che avete attivato un valore messo con una virgola. Qui significa lanciarsi un po' in cose un po' più complesse. Secondo me conviene prima prendere confidenza con la web UI. Comunque qua ve li fa aggiungere, vengono messi qua uno dietro l'altro e di conseguenza qua potete mettere poi i multipliers. Speed, c'è il T-Cache che di base non è attivato. Questo fa un po' quello che fa Sage Attention essenzialmente. Se voi lo attivate potete scegliere di quanto velocizzare la generazione, ma abbassa la qualità ovviamente, nulla è regalato, ma potete provare a metterlo a 1.5 e anche variare questo valore dicendogli a che punto della generazione può partire. Non ci sono valori precisi da consigliare a tutti, in queste generazioni non c'è mai una linea precisa da seguire, a parte per alcune cose in particolare. Dovete testare voi sulle vostre generazioni e su quelle capite quanto vi sta migliorando o peggiorando o sta facendo solamente perdere tempo. L'upsampling, dove potete aggiungere degli effetti per migliorare la fluidità del video o la nitidezza, e poi c'è anche lo skip layer guidance, che questo alle volte può migliorare il video. Purtroppo, come spesso capita in queste web UI, non ci sono le spiegazioni di tutti i vari settaggi, bisogna un po' informarsi online e come dicevo prima non c'è un settaggio preciso per tutto. Questo sì, può aiutare, alle volte migliora il video, ma quale layer? Lascio solo 9 o gliene metto altri? Perché potete metterne anche altri, ma quali sono? Alle volte alcuni su Reddit mettono le loro prove e potete un po' allinearvi a quello, così per capire anche il denoising e se aggiungere il CFG star può migliorare o meno. Io ovviamente non ho fatto tutte le prove di questo mondo perché ogni generazione può prendere anche 10 minuti. Fare una prova attivando e disattivando un'impostazione significa perdere ore e ore e ore e ore su queste cose. L'ultima scheda è il reflex, che di base è già impostato quando il video supera i 5 secondi e vi permette di superare questa cifra, anche se prima consigliava di non superare gli 8 comunque. Ma queste impostazioni avanzate generalmente rimangono uguali, anzi potete anche ignorarle se non volete settarle. Queste qua sopra variano, perché se io passo un altro tipo di modello, per esempio l'image to video, lui cambia, mi fa caricare l'immagine sulla quale poi andrà a fare l'elaborazione, come per esempio se andiamo in fantasy speaking abbiamo da dove parte l'immagine, la voce da caricare, però tante cose arrivano ad assomigliarsi.
Adesso torniamo nella versione base, lo lascio così com'è e gli dico genera e lo faccio partire. Ora la prima cosa che fa è controllare, vede come l'abbiamo impostato prima di tutto, come è stato configurato, di conseguenza controlla anche VRAM, RAM e tutto il resto e poi inizia a generare, perché questo modello l'ha già scaricato, vedete, One 2.1 testo video 1.3 BF16 è il primo che ha scaricato, è l'unico modello che troverete già dentro, mentre tutti gli altri nel momento in cui andate a generare andrà a scaricarveli. Ora nel frattempo che genera vediamo anche cosa sta facendo. Mi sta usando la scheda video, ma tutto sommato sta usando poco. Quello che ho notato io è che va a usare tantissimo la memoria condivisa. Io ovviamente ho molti più giga di VRAM, potrei impostarlo al massimo, però volevo vedere con queste impostazioni cosa andava a fare. Dopo esattamente 1 minuto e 53 con questo modello mi ha generato questo video di 2 secondi, perché avevo messo 33 frame e fate il calcolo, per fare 33 frame ci ha messo 2 minuti, se avessi messo 60 ci avrebbe messo 4 minuti. Andando avanti così ovviamente è la 1.3.b, però considerate che è fatto per chi ha pochi giga di VRAM e vuole ottimizzare al massimo le velocità. Ma siete comunque liberissimi di passare alle versioni più pesanti. In generale trovate un po' tutte le versioni sia 1.3 che 14, a parte alcuni che sono proprio da 14. Su quelle versioni secondo me è già più difficile che riusciate a farlo girare con pochi giga di VRAM, però bisogna sempre provare. Qua sotto poi avete la coda nel caso mandate più video, perché so che alcuni hanno necessità di fare più video insieme e magari veramente potete lasciarlo qui e fargliene fare quanti volete. Come dicevo all'inizio, non vi faccio vedere proprio tutto quanto di questa WebUI perché avete visto ci sono un sacco di cose. Vedere le impostazioni di tutto e vedere tutto quello che vi fa fare è letteralmente impossibile. Però spero abbiate avuto un'idea in generale di come utilizzarla e soprattutto che aiuti tanti che hanno problemi con ConfUI ad avvicinarsi a queste cose e sperimentare con la generazione video in modo più semplice. Magari fatemi sapere nei commenti fino a che punto riuscite a generare con le vostre schede video, se veramente scala così tanto anche su hardware poco potente con pochi giga di VRAM e di RAM. Lo so, il procedimento non è velocissimo, ci mettiamo un attimo a fare il tutto, ma come dicevo, se The Stage Attention non vi frega niente perché tanto non funziona dopo, in realtà vedete che i vari passaggi sono pochi, basta fare il pezzo iniziale, poi c'è l'installazione di Torch e poi praticamente avete finito. Mentre se volete fare Stage Attention c'è tutto il passaggio dopo. Se funzionasse ci sarebbe un risparmio di tempo nel generare, ma anche un abbassamento della qualità, quindi bisogna sempre capire se uno può essere interessato o meno a questi sistemi, come il T-Cache, che va bene, abbassa la tempistica ma peggiora poi il risultato finale. L'interfaccia è assolutamente user friendly, perché più di così non so cosa si possa fare. È vero che ci sono tantissime impostazioni, ma in realtà di base è prompt e genera, quindi è assolutamente avvicinabile a tutti. Non è incasinato come ConfUI con i nodi che non si capisce cosa bisogna fare, questo si clicca, genera e va. Il pezzo iniziale è complesso per l'installazione, ma solo perché io ho voluto fare la mia cartella in manuale. Se voi non volete fare quei passaggi, mettetevi Pinocchio e da quanto ho capito fa tutto lui e toglie tutta la parte divertente secondo me di queste installazioni, perché questo non è un programma, sono repository su GitHub e secondo me è anche divertente imparare cos'è GitHub, cos'è GameFace, come funzionano, perché si bloccano le cose, perché ci sono certi errori e in altre situazioni ce ne sono altri. Almeno si crea un'esperienza che man mano ci porta a essere più sul pezzo e non solo un scrivi e clicca, che diventa anche abbastanza demotivante. Secondo me vi annoiate subito, la chiudete poi successivamente dal mio punto di vista. Fatemi sapere nei commenti se veramente riuscite a generare con schede video con pochi giga e se le tempistiche rimangono in qualcosa di accettabile. E ovviamente se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, così almeno potete seguire anche magari i post dove alle volte condivido cose che magari non faccio nelle guide, come per esempio ho messo la spiegazione di come installare Reactor Not Safe for Work, così almeno se volete continuare a usarlo sapete come fare. Ricordatevi che c'è il server Discord dove se avete errori soprattutto potete condividerli nella sezione problemi tecnici o magari condividere anche le vostre creazioni, e se volete supportare
supportarmi e far crescere questo canale in modo che faccia anche altri video, c'è la pagina Patreon, dove lì condivido i workflow in anticipo e quello che riesco, sempre gestendomi fra le varie piattaforme. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!